Pronto? Sì, ciao, guarda che abbiamo finito un sacco di cose. Per favore, prima di venire a casa, passa al supermercato e prendi un po' di formaggi, magari compra anche un po' di pane e se non ti scoccia, magari, dopo passa anche dal fruttivendolo e sì, prendi un po' di frutta. Sì, bravo, esatto. Ok, ciao, ciao, ciao. Come probabilmente avete capito dall'introduzione del video, oggi studiamo insieme l'imperativo. Ciao, sono Valeria e sono un'insegnante di italiano per stranieri. Se anche tu stai studiando questa lingua, ricordati di scaricare il PDF gratuito che trovi giù nel box informazioni, così potrai studiare questa lezione in autonomia. Non dimenticare anche di iscriverti al canale per non perdere le prossime lezioni. Iniziamo! Oggi studiamo l'imperativo informale in italiano, quindi quello con i soggetti tu, noi e voi. In italiano l'imperativo si usa per dare ordini, dare consigli o suggerimenti, chiedere qualcosa a qualcuno in modo diretto e dare delle istruzioni, come per esempio nelle ricette. Iniziamo subito dalle coniugazioni dell'imperativo che, credetemi, sono facilissime. Iniziamo con le coniugazioni dei verbi regolari. Come verbo in are ho scelto studiare, come verbo in ere ho scelto correre e come verbi in ire ho scelto aprire per la coniugazione più classica e finire per la coniugazione con la desinenza in isk. Studiare, studia, studiamo, studiate. Correre, ere, corri, corriamo, correte. Ire, aprire, apri, apriamo, aprite. Ire in isk, quindi finire, finisci, finiamo, finite. Come vedete, per la maggior parte le coniugazioni dell'imperativo corrispondono alla coniugazione dell'indicativo presente. Quindi tu, noi e voi, nelle coniugazioni dei verbi are, ere e ire, corrispondono all'indicativo presente, tranne in un caso. L'avete visto? Tranne per il soggetto tu della coniugazione in are. Infatti, all'indicativo presente, la coniugazione di tu in are finisce con la lettera i, invece nell'imperativo finisce con la lettera a. Quindi indicativo presente tu studi, imperativo informale studia. Vediamo altri esempi con la coniugazione in are, che è quella un po' più difficile da ricordare. Giulio, mangia la frutta che ti fa bene. Mangia. L'indicativo presente nella persona tu finisce con la i. Tu mangi. Invece l'imperativo ha la a alla fine. Quindi mangia. Giulio, mangia. Valeria, parla più lentamente, per favore. Parla più lentamente. L'indicativo presente nella persona tu del verbo parlare è tu parli. Invece l'imperativo informale è parla con la a finale. Guarda, una stella cadente. Guarda, una stella cadente. Il verbo guardare all'indicativo presente nella persona tu è tu guardi. Invece l'imperativo finisce con la a, quindi guarda. Facciamo subito un esercizio insieme per vedere se avete capito bene le regole delle coniugazioni regolari dell'imperativo. Vi farò vedere una frase e voi dovete coniugare l'imperativo. Potete ovviamente mettere anche in pausa il video per pensare meglio. Togliere tu,
le scarpe quando entri in casa. Togli le scarpe quando entri in casa. Ragazzi, evitare voi di bere troppo. Evitate di bere troppo. Hai mal di testa? Prendere tu un'aspirina. Prendi un'aspirina. Ripassare tu bene per l'esame di domani. Ripassa bene per l'esame di domani. Un verbo in are, quindi dobbiamo ricordarci di mettere la vocale a e non i. Ascoltare tu bene le istruzioni del professore. Ascolta bene le istruzioni del professore. Un altro verbo in are, quindi dobbiamo mettere la vocale a. Non possono mancare le coniugazioni irregolari nell'imperativo e partiamo naturalmente dai nostri due verbi irregolari per eccellenza, cioè i verbi ausiliari essere e avere, che hanno una doppia irregolarità. Hanno una irregolarità nel soggetto tu e anche nel soggetto voi. Essere, sì, questo verbo strano con due i vicine, sì, siamo, siate. Quindi non siete come nell'indicativo presente, ma siate. Avere, abbi, abbiamo come l'indicativo presente e abbiate, non avete come l'indicativo presente, ma abbiate, una doppia irregolarità nel soggetto tu e voi. Abbiamo poi 4 verbi, andare, dare, fare e stare, che hanno un'irregolarità nel soggetto tu perché presentano 2 opzioni, 2 coniugazioni. Potete scegliere quella che preferite. Andare, va con l'apostrofo, oppure vai, più semplice come il presente indicativo. Andiamo, andate. Dare, da con l'apostrofo, oppure dai, diamo, date. Fare, fa con l'apostrofo, oppure fai, facciamo, fate. Stare, ormai l'avrete capito, sta con l'apostrofo, oppure stai, stiamo, state. Le irregolarità del presente indicativo vengono rispecchiate quasi sempre nelle coniugazioni dell'imperativo informale, nelle coniugazioni ere e ire. Vediamo i verbi più comuni. Tenere, tieni, teniamo, tenete. Tieni è la stessa irregolarità dell'indicativo presente. Venire, vieni, veniamo, venite. La stessa irregolarità dell'indicativo presente. Uscire, esci, usciamo, uscite. Le stesse irregolarità dell'indicativo presente. Esci. Vediamo altri 2 verbi, il verbo dire che ha un'irregolarità nel soggetto tu e il verbo sapere che ha una doppia irregolarità nel soggetto tu e voi. Dire, di con l'apostrofo, per esempio di la verità, diciamo, dite. Sapere, sappi, sappiamo, sappiate. Come vedete, le persone tu e voi sono diverse dall'indicativo presente, che sono tu sai e voi sapete.
Prima di studiare insieme l'ultima regola del video, facciamo un altro esercizio insieme, questa volta con le coniugazioni irregolari, più difficile. Potete mettere in pausa il video per pensare meglio. Venire tu con noi alla festa, sarà divertente. Vieni con noi alla festa, sarà divertente. Dire tu, sempre la verità, sempre la verità. Di sempre la verità, di sempre la verità. Ragazze, sapere, voi, che siamo fieri di voi. Ragazze, che siamo fieri di voi. Sappiate, ragazze, sappiate che siamo fieri di voi. Fare, tu, attenzione quando attraversi la strada. Fa o fai. Fa con l'apostrofo oppure fai, più semplice. Fa attenzione quando attraversi la strada o fai attenzione quando attraversi la strada. Avere, tu, pazienza, tutto si risolverà. Abbi pazienza, tutto si risolverà. L'ultima regola che studiamo insieme è l'imperativo negativo. Noi vogliamo dare un'istruzione, un comando, un consiglio o un suggerimento negativo ed è molto semplice. Per le persone noi e voi dobbiamo aggiungere semplicemente non prima del verbo. Molto semplice. Invece attenzione per la persona tu. In tutte le coniugazioni, are, ere e ire, perché dobbiamo usare non e dopo dobbiamo mettere l'infinito del verbo, quindi non il verbo all'imperativo che abbiamo studiato poco fa, ma dobbiamo usare l'infinito. Verbi in are, non diremo non studia, ma non studiare, non studiare. Non studiamo, non studiate. Verbo in ere, correre. Non diremo non corri, ma non correre, non correre. Non corriamo, non correte. Verbo in ire, aprire. Non diremo non apri, ma non aprire, non aprire. Non apriamo, non aprite. Stessa cosa con i verbi in isk, quindi finire nel mio esempio. Non diremo non finisci, ma non finire, non finire. Non finiamo, non finite. Facciamo l'ultimo esercizio del video. Vi do 3 frasi e voi dovete fare l'imperativo negativo. Potete mettere in pausa il video se volete. Parlare, tu, durante il film. Non parlare durante il film. Non parlare. Quindi non parla, ma non parlare. Toccare, voi. Questo vaso è molto fragile. Non toccate questo vaso, è molto fragile. Perdere, noi. Tempo, andiamo. Non perdiamo tempo, andiamo. Bene, siamo arrivati alla fine di questa lezione di grammatica e io spero che l'imperativo ora non abbia più segreti per voi. Se vi è piaciuto il video ricordatevi di mettere un mi piace e di seguire il canale e scaricate anche il PDF che trovate giù nel box informazioni per studiare in autonomia questo argomento. Grazie ancora e noi ci vediamo alla prossima video lezione.